quando scrivi, da dove nasce questa urgenza, e se è un bisogno di raccontare oppure di fuggire e magari anche di costruire un mondo che non è quello che è. Sì, tutte queste cose mi spingono a mettermi al pianoforte, alla chitarra. E, fin da ragazzino, insomma, ho iniziato a scrivere le canzoni così e a divertirmi facendolo perché quando si ha un foglio bianco davanti ti puoi reinventare le cose, puoi ridisegnare quello che ti circonda. E, una cosa che mi affascina sempre è reinventarmi anche il passato, cioè perché il futuro è sempre sorprendente, perché nel bene o nel male. Il passato invece lo conosci già e non ti sorprende più. Se invece mescoli le carte del tuo passato, ci infili dentro dei ricordi anche di altre persone, te lo reinventi, quando lo riguardi ti sorprendi, dici ah, non sapevo di aver fatto anche questa cosa, anche se non è vero, no? Ti inganni. E poi nella musica puoi fuggire, amo le canzoni senza tempo, quelle che non hanno riferimenti al presente, ma che possono essere del futuro come del passato, che vanno a giro dove gli pare. E, insomma, tutto questo la musica ci consente di farlo con tante sfaccettature dentro, a livello di suono, a livello di arrangiamento, di strumenti scelti per determinate canzoni, di lingua, di parole. L'italiano è una lingua divertente da usare in musica perché una stessa frase la puoi dire in 1000 modi diversi, con dei ritmi diversi dentro. Insomma, è un rebus, la vivo così, è un divertimento. Ecco, in molti ti hanno accostato a grandi cantautori, Quindi adesso ti abbiamo li visto con ringrazio. un'armonica che a me ricorda tantissimo Bennato, ad Grande, sono un esempio, fan, la tua assolutamente. chitarra, il tuo modo anche di stare sul palco, di non essere convenzionale, di non essere mainstream, mi porta invece a pensare a un altro grandissimo, forse non abbastanza celebrato, che è Ivan Graziani. Noi veniamo da Assolutamente. San Marino, Viva Ivan, lui è sempre. abruzzese ma trapiantato nel Riminese, in Sì, particolare a Nova Nova Feltria. Feltria. E ecco, quanto ti ci rivedi in lui, lui anche univa narrazione e rock in questo modo non convenzionale, ecco, quanto ti riconosci in Ivan Ma è Graziani sicuramente, e quanto c'è di lui in te. ma è assolutamente di ispirazione. È uno dei cantautori che amo di più insieme a Dalla, Paolo Conte e a Flavio Giurato. Questi sono i miei cantautori preferiti italiani, però tanto anche Bennato, insomma Vasco, cioè, mi piacciono tantissime cose della musica italiana. Però sì, Ivan me lo faceva sentire mio padre da piccolo in macchina, mi faceva paura. Sentivo i lupi, quella voce comunque particolare, quell'atmosfera di quella canzone mi metteva terrore proprio. E questa cosa me la sono portata dentro. Pensa alla potenza della musica, no? Che può anche suscitare paura, è una cosa bellissima. Perché poi quel fatto lì ha fatto sì che Ivan me lo portassi dietro e no, è diventato proprio uno dei miei preferiti per quello, perché mi suscitava un'emozione particolare da bambino. E poi l'ho scoperto per bene, il suo modo di raccontare i personaggi nelle canzoni è incredibile. È una cosa che si è persa un po' oggi, invece è bello farlo nelle canzoni, raccontare di sagome, di personaggi, di storie. La parte narrativa nei testi è una cosa da portare avanti. E lui un po' E, come te sembrava purtroppo fregarsene delle mode. Ecco, cosa vuol dire per te essere popolare oggi e cosa invece significa essere autentici? Siamo anche in un ambiente, quello eurovisivo, in cui la diversità comunque viene premiata, viene quantomeno accettata, ma anzi in questo caso viene addirittura sì. premiata. Nelle forme di espressioni l'autenticità, cioè l'essere se stessi e portare avanti la propria idea senza tanti compromessi e robe del genere è fondamentale, se no non regge più il gioco, cioè non ne vale più la pena, cioè perché che senso ha? Cioè è proprio è una forma di espressione, la musica, come la pittura, cioè, se non c'è quella cosa lì alla base non ha senso farlo. E, perciò è così. Ovviamente poi il tempo è un'onda, no? A volte tornano su delle cose che tornano alle orecchie di più persone, poi per lunghi periodi ci sono sempre, ma te le devi andare a cercare perché vanno un po' fuori moda, poi tornano una cosa. Però uno deve essere cosciente di questa cosa e fregarsene e portare avanti il suo discorso, così. E, Alla e- fine, se uno ce l'ha e ha qualcosa da dire, alla fine, come ti è successo, si viene fuori. Ma è una fortuna e sono grato
sono felice del fatto che la canzone sia stata capita a Sanremo e che possa suonare ora, far più concerti, suonare davanti a più persone è una cosa che mi riempie di gioia perché è quello che sogno di fare da sempre e, e che voglio fare per il resto della mia vita, stare in tour per sempre è il mio sogno, perché, però sì, sono voluti anche tutti quegli anni di tentativi, di gavetta, anni in cui impari a fare qualcosa, no? A fare un lavoro. Vorrei chiacchierare con te per ore, Sì. ma non si può, Tranquillo. non qui almeno. E torniamo velocemente come ultima domanda all'ESC. Ecco, la novità sembra essere rappresentata proprio da questa armonica. Ah, sì. Ecco, c'è questo divieto, pare assoluto, di poter suonare. Come sei riuscito? Ah sì, perché l'armonica non ha bisogno di essere amplificata attraverso un jack, loro, cioè, perciò, ma senza polemica, io non è che sono venuto qui a portare, suono uno strumento dal vivo perché qui non si può, non c'è polemica nel mio gesto, solo ho chiesto, si poteva far così perché viene amplificata dal microfono, la voce è l'unica cosa, no? Live delle performance, perciò l'armonica va lì e si poteva fare e ho detto siamo su un palco e se c'è la possibilità di suonare uno strumento lo voglio fare, insomma, visto che la chitarra è in playback e il pianoforte è in playback, l'armonica si può, lo voglio fare. C'è Cioè, così. tantissima Italia adesso in finale. Sì, sì, San sì, Marino è passato diverse con Gabri sfaccettature. Ponti, Sì, sì, Gabri c'è Ponti. l'Albania che Sì, parla italianissimo, è di Perugia, e poi vabbè, chiaramente ci sei tu e c'è anche Tommy Cash sì, con sì, Espresso sì, Macchiato. sì, Ecco, sì. la cultura italiana alla fine Certo, no, funziona. infatti sì, assolutamente è una bella cosa che ci sia diverse sfaccettature, no? È bello secondo me. Una canzone dell'Eurovision che Mi ami. piace la canzone dei ragazzi del Portogallo, in APA, è molto bella secondo me. Allora, Grande. grazie Lucio, in bocca al lupo di Grazie, tutto. un Grazie, saluto grazie. a San Marino, terra di motori.